Ben trovati, my name is Bonf, Alex Bonf, l'agente segreto per niente al servizio questa settimana anche di Gusti di Frontiera, oltre che di Go2025 e dell'antica contea di Gorizia. In questa puntata di Isonzo News vi portiamo direttamente nel cuore di Gusti di Frontiera con le prime immagini dell'inaugurazione di giovedì sera e le interviste ai protagonisti. Ospite d'onore è Tessa Gelisio, volto noto di Cotto e Mangiato e madrina della manifestazione, che ci racconta in prima persona una simpatica disavventura con il frico. Ma c'è di più, il nostro speciale si intitola Gusti senza frontiere né barriere, proprio perché abbiamo voluto mettere in evidenza, tra le altre cose, il servizio di prestito delle carrozzine, che permette a tutti di vivere l'evento al meglio. Inoltre vi presentiamo le interviste esclusive realizzate al Salotto del Gusto con Aldo Dalla Vecchia, autore televisivo, e Annalisa Sandri, avvocato udinese e blogger di Manca il Sale. E ora via con i video. E mi raccomando, ricordatevi di seguirci e iscrivervi alla nostra pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati. Gusti senza frontiere né barriere. A Gorizia si guarda al futuro presente e accessibile. L'edizione 2024 di Gusti di Frontiera si apre a Gorizia sotto il segno dell'inclusività, anticipando lo spirito di Go 2025. Nonostante la pioggia, un folto pubblico ha accolto Tessa Gelisio, madrina dell'evento, e il virtuoso violinista Pierpaolo Foti, che ha incantato tutti con la sua performance acrobatica. Con 350 stand e 45 nazioni, l'evento si conferma un crocevia di sapori, culture e musica. Il sindaco di Nova Gorizia, Samo Turel, ha annunciato che dal prossimo anno la manifestazione varcherà il confine, abbattendo ulteriori barriere. Il Salotto del Gusto, guidato da Nicola Santini, ha ospitato figure di spicco: Aldo Dalla Vecchia, autore TV di Target e Verissimo. Per quanto riguarda il food di televisione, come è nata questa idea proprio di metterlo in televisione? Ma in realtà, anche se lo sanno in pochi, il cibo in televisione
risale agli inizi della storia della televisione, perché nel 1957, appena 3 anni dopo la nascita del piccolo schermo in Italia, c'è il primo programma che parla di cibo e di cucina. È un programma che si intitola Viaggio nella Valle del Po, condotto da Mario Soldati, per cui adesso è di moda il cibo e la cucina in TV, ma c'è sempre stata. E a riportarlo, che idea è stata? E soprattutto all'inizio, quando è stata proposta, come è stata l'accoglienza? Ma credo che da una ventina d'anni la cucina in televisione abbia un boom pazzesco che continua. Ci sono programmi a tutte le ore del giorno e della notte su tutte le reti, per cui evidentemente se funziona così tanto è perché piace alla gente e sicuramente continuano ad essere così ancora per tanti anni. I vari format ormai stanno prendendo sempre più piede, manca ancora qualcosa? Oddio, ci sono sia i format presi e acquistati dall'estero che programmi inventati in Italia. Secondo me non manca più nulla perché tutti i temi inerenti alla cucina sono stati visti, per cui la cucina di casa, la cucina dei ristoranti, i ristoranti da rifare, la gente che litiga, le gare in gruppo, le gare di coppia, le gare singole, mi sembra che non manchi nulla. Tessa Gelisio di Cotto e Mangiato, che ha parlato anche della sua interpretazione del frico friulano. Tessa Gelisio nel salotto del gusto ci ha raccontato di una avventura-disavventura con il frico. Cioè, cosa è successo? Allora, innanzitutto devo dire che solo i friulani sono così permalosi, perché non è possibile. Io ho fatto il frigo a modo mio, giù con le erbette, cambiato il formaggio, mi avete mandato centinaia di mail arrabbiati. Sì, non è il frigo originale con Montasio senza erbette, è il frigo a modo mio. Insomma, le ricette tradizionali si possono anche toccare, non sono immutabili, soprattutto se se ne fa la propria versione dichiarata. Com'è venuta questa idea di cambiarlo? Perché? Allora, le erbette in realtà le ho viste fare da uno chef friulano che stava facendo lezione proprio di frico e ne aveva fatto una variante lui, quindi pensavo fosse anche abbastanza difficile da usare. Poi dopo ho sostituito il montaggio con un altro formaggio perché cucinando in televisione dovunque dalle Alpi alla Sicilia devono poter rifare le mie ricette, ho usato un formaggio che si trova ovunque in Italia, non così buono per il montaggio ma adatto a fare grandi ricette. Annalisa Sandri, avvocato udinese, con consigli per una cucina semplice e veloce per chi è a digiuno, gioco di parole, di piatti veloci nel quotidiano. Avvocato Sandri, lei ha insegnato a cucinare anche a chi non sa niente. Dicono così, è vero? Perlomeno. Lo dicono, ma secondo me è una verità, perché sono io la prima che ha imparato a cucinare partendo da sotto zero. Io non ero in grado di cucinare proprio nulla, cioè come la facevo la sbagliavo, la pasta o veniva scotta o veniva tremendamente al dente, a rischio capsula, troppo salata, insipida, quindi devo dire che è stata la missione per me, ma è anche una cosa bella per gli altri. Qual è la sua specialità adesso? Cosa ha imparato? Allora, ho imparato a cucinare tantissime cose. Lei pensi che io ho fatto un libro di ricette dove ce n'è più di 80, cioè una cosa che non avrei mai pensato nella vita. Se mi chiede qual è una ricetta nella quale mi sono specializzata, ultimamente faccio un goulash alla triestina buonissimo, utilizzando un'unica spezia, ossia la paprika. Come l'ha trovata? Intanto ho assaggiato tanti goulash fatte da tante persone e poi cercando ricette sono arrivata a trovare l'equilibrio che piace a me. Gli chef locali Michela Fabbro e Chiara Canzoneri hanno presentato piatti creati ad hoc per l'occasione. Per 4 giorni Gusti offrirà un'esperienza senza barriere di sapori internazionali, cultura e musica dal vivo. L'evento sottolinea la sua vocazione all'inclusività con il servizio di prestito gratuito delle carrozzine, permettendo a chi ha problemi di mobilità di godersi appieno questa festa dei sapori senza frontiere. Questa iniziativa, insieme all'apertura verso Go 2025, segna un nuovo capitolo per Gusti, che si propone sempre più come un evento accessibile e senza barriere, in linea con lo spirito di una Gorizia che guarda al futuro ormai presente. A Gusti di Frontiera c'è nel 2024, in maniera un po' più strutturata di 5 anni fa, un servizio di
prestito, noleggio di ausili per la mobilità. Licinio, cosa avete fatto? Grazie intanto dello spazio, dell'intervista. Abbiamo fatto, come giustamente hai detto tu prima, rispetto a 5 anni fa, un servizio di consegna di ausili dalla carrozzina al bastone o altri sistemi di aiuto nel cammino per avere maggior autonomia nella mobilità, per visitare i gusti di frontiera. La consegna dell'ausilio è interamente gratuita grazie a 2 sponsor che ci hanno sostenuto e che il Comune ci ha dato lo spazio gratuitamente sostenendo questa nostra proposta, che consiste nel consegnare dalla carrozzina o quanto serve per maggiore autonomia alle persone anziane, invalide, che non hanno già il proprio ausilio, per visitare i gusti di frontiera, e sta riscontrando un certo successo. Diciamo che non è allora semplicemente per le persone che hanno già una carrozzina, che probabilmente se vengono a visitare gusti ce l'hanno già, ma per persone come è successo ieri o l'altro ieri, che cosa hanno fatto? Vi hanno chiesto un aiuto per visitare gusti? Esattamente, l'altro ieri, il giorno dell'apertura, ci hanno chiesto per visitare gusti 2 persone, ci hanno fatto anche simpatia e tenerezza, anziane di Gorizia. Una almeno 10 anni voleva visitare gusti di frontiera, non aveva bisogno della carrozzina, però non può camminare per lungo tempo, e quindi è stata la prima proprio che ha fatto accesso al sistema informativo che abbiamo messo in piedi e ci ha chiesto la carrozzina, e la terrà per più giorni per visitare per più giorni i gusti di frontiera fino a domani. Ricordiamo che è un servizio gratuito, e per accedere come si fa? Per accedere si può telefonare a 2 numeri, uno cellulare o scrivere un messaggino, un numero fisso di Gorizia, altrimenti abbiamo strutturato, come dicevi giustamente prima, un servizio tramite un sito che è stato pubblicizzato ed è su tutti i cartelli, raggiungibile anche dal sito di Gusti di Frontiera, per cui si iscrive il sistema Booking, modello prenotazione di albergo o di quant'altro, e che noi rispondiamo prontamente. Sono 3 praticamente sistemi, oppure venire qua al nostro stand, come abbiamo già informato dalle farmacie e quant'altro, che eravamo presenti in fiera. Diamo un numero di telefono che lo mettiamo in sovraimpressione e la gente può vedere che telefono si deve chiamare. Sì, grazie. Il numero da chiamare è 333 244 9516, oppure sappiate che il parcheggio per persone con disabilità munite di tagliando è davanti al Tribunale di Gorizia. Noi siamo qui e c'è anche il parcheggio pronto, e quindi basta chiamarci. Noi abbiamo 20 carrozzine disponibili oltre quelle che sono state già prenotate. Grazie.